Esiste un punto d'incontro tra scienza e spiritualità? O sono due mondi destinati a non incontrarsi mai? Forse non sono mai stati separati davvero. Ciao, sono Michela e oggi rispondo ad alcune delle domande più affascinanti che ci facciamo spesso, quelle che uniscono due universi che sembrano distanti, ma che in realtà si toccano continuamente. Parliamo di scienza e spiritualità. Pronta? Pronto? Si parte. Domanda 1. Cos'è la spiritualità secondo la scienza? Spiritualità non significa religione. Spiritualità è connessione. Con noi stessi, con gli altri, con qualcosa di più grande. E la scienza oggi sta iniziando a confermare ciò che l'intuizione spirituale ha sempre saputo. Le neuroscienze, ad esempio, dimostrano che meditare modifica fisicamente il nostro cervello. La psicologia positiva parla del potere della gratitudine e della compassione. La spiritualità, quindi, non è superstizione. È una dimensione della coscienza che ora possiamo anche misurare. Domanda 2. Il cervello può percepire il divino? Durante momenti di intensa meditazione o in esperienze mistiche si attivano aree specifiche del cervello. Non è fantasia, è scienza, è la cosiddetta neuroteologia. Stiamo imparando che l'esperienza del sacro è reale, tangibile e coinvolge tutto il nostro sistema nervoso. Ma forse il punto non è solo dove si attiva, è perché accade. E cosa ci dice? Su chi siamo davvero? Domanda 3. Che ruolo ha la fisica quantistica? La fisica quantistica è un viaggio dentro il mistero. Ci dice che tutto è energia, che l'osservatore influenza il sistema osservato, che due particelle possono essere connesse anche a distanza. Tutto questo ricorda molto le antiche verità spirituali, no? Forse, come diceva Einstein, la scienza senza spiritualità è zoppa e la spiritualità senza scienza è cieca. Piccola condivisione personale. Io non sono una scienziata, ma sono una ricercatrice, nel cuore e nello spirito. E quando ho cominciato a meditare, ho iniziato a notare dei cambiamenti profondi. Poi ho scoperto che la scienza li aveva già descritti, solo che io li avevo vissuti prima, nel corpo, nel cuore. E tu? Hai mai sentito qualcosa di simile? Domanda 4. Esiste coscienza dopo la morte? Una delle domande più grandi. E la scienza, onestamente, non ha una risposta definitiva. Ma esistono centinaia di testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze di premorte, in cui il cuore si era fermato, eppure la coscienza continuava. Visioni, sensazioni, viaggi interiori. Tutte esperienze che sfidano ciò che crediamo di sapere. Cosa significa? Che forse siamo più del nostro corpo. Domanda 5. Il placebo è spirituale? Il placebo è la prova che la nostra mente può guarire il corpo. Pensaci, se credi che una sostanza ti farà bene, spesso funziona davvero. E questo potere non è magia. È la manifestazione di una forza interiore che la scienza ancora non sa spiegare del tutto, ma che la spiritualità chiama intenzione, fiducia, energia vitale. Domanda 6. Come si allena la spiritualità in modo pratico? Ti lascio 3 strumenti semplici ma potentissimi. La meditazione, anche solo 5 minuti al giorno. La gratitudine, scrivere 3 cose belle ogni sera. La visualizzazione creativa, immagina ciò che desideri e sentilo già reale. Queste pratiche non sono solo benessere, sono trasformazione quantica. Momento di riflessione. Siamo onde o particelle? Un momento di riflessione sulla dualità onda-particella. Esploriamo come la luce e la materia possono esibire proprietà sia ondulatorie che corpuscolari, sfidando la nostra intuizione classica. Approfondiamo gli esperimenti chiave che hanno rivelato questa natura paradossale e le implicazioni per la nostra comprensione dell'universo. La fisica dice che siamo entrambe. Siamo materia, ma anche vibrazione. Siamo corpo, ma anche coscienza. Forse il vero segreto è proprio questo. Riconoscere che dentro di noi vive l'infinito. Sento energia nelle mani, è normale? Sì, è normale e meraviglioso. È il tuo campo energetico che si risveglia. Non ignorarlo. Sviluppalo, ascoltalo, rispettalo. È un segnale che sei in contatto con te stessa, con te stesso, con la vita. Hai una domanda sulla scienza della spiritualità? Scrivila nei commenti, potrai rispondere nel prossimo video. E se questo contenuto ti ha toccato il cuore, condividilo con qualcuno che senti vicino. E iscriviti al canale. Siamo solo all'inizio di questo viaggio.
La spiritualità non è un mistero, è una scienza che parla al cuore. Ci vediamo presto. Nel prossimo episodio, come la musica può guarire il corpo e lo spirito?